Adele, l'amica di oggi. Ciao Monica. Ciao. È bello perché lei sistemata l'inquadratura ma è uguale. Vabbè, lascia così, lascia così. Quel naso che vedete è Monica. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Adele, come la vedi? Non vedo direttamente lei, ma vedo la successione veloce di immagini che mi lancia, proprio come fossero dei boomerang. Vedo, per esempio, adesso mi sta lanciando una corda, tipo di quelle che potrebbero essere utilizzate, l'idea che mi dà è per impiccarsi. Vedo un rotolo di carta igienica, vedo una pianta grassa fiorita, vedo delle patatine fritte, un ghiacciolo, un budino, varie immagini caotiche. Ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok. Seconda sessione di Adele. Vibrazione, 12 miliardi. consapevolezza, 134%. PS, 42. vite, 1000, 1000, 1012. cervello, 8 e mezzo. Adele, posso dire la regione da cui ci chiami? Ok, entità mentali, Allora ne vedo una sola, sì. e me la dà come bizzarra come descrizione, vivacità passiva. Che livello? Allora, diciamo che al momento va da 3 a 4 Mhm. e consiste nel provare, no, queste varie esperienze che risultano però un po' disorganizzate, caotiche e anche poco incisive, per potersi sottrarre da quello che lei percepisce essere un destino inevitabile. Per cui di fatto queste azioni non le agisce con grande convinzione, non va a fondo, rimane abbastanza in superficie e provandone diverse, perché tanto nessuna di queste funzionerà, perché lei è destinata ad avere un certo tipo di vita, un certo tipo di percorso, così come altri suoi parenti, predecessori. Quando è tornata questa entità mentale? Dopo la prima sessione, intendo. Lei ha portato spesso la mente a un aspetto della sessione e si è un po' torturata, ok? E l'ha in un certo senso anche distorto questo aspetto della sessione, andando a rinforzare la sua convinzione di essere legata a questo destino che in nessun modo
può cambiare, modificare. Le si è rinforzata questa convinzione. Con il tempo poi lei ci ha proprio rimuginato sopra. E sempre di più si è radicata in lei la certezza che più di tanto non potrà fare, perché questo è il cammino che l'aspetta, così come lo è stato per altri soggetti femminili della sua famiglia. Ma quindi questa entità è entrata 3-4 o 1, 2, poi Sì, 3? così, esatto, graduale. Quando è arrivata come 1? Quindi un barlume di idea. Mm. Entità mentali 1, forse l'ho trovati una volta. Tipo come se fosse anche un po' di notte, quasi come un sogno che in qualche modo l'ha stimolata a ricordarsi quali sono le sue origini, qual è il suo albero genealogico, qual è in un certo senso il suo DNA che si manifesta anche proprio nella vita e si è manifestato proprio anche nel corpo. Entità eteriche. C'è un coccodrillo e un EDL. Ok. Quindi niente, pressoché niente. L'EDL lavora con vivacità passiva? Mhm. E il coccodrillo cosa fa? Mangia le anatre? Ma vedo che controlla un po' i 2 impianti che ha instaurato su di lei. Impiante. Come impianto eterico lo vedo una lastra, anche di una certa importanza, nella zona dell'ombelico, che nel suo caso è proprio significativa perché è proprio la zona del potere personale. Ed è una lastra come se fosse di marmo. Me la fa vedere, sai, la lastra di marmo dei cimiteri? Mm. La lapide. Pesante, sì. La lapide Che o ha, la lastra sopra? La- sì, la lastra sopra, esatto. Ok. Che ha proprio il compito di sopprimere completamente la sua capacità decisionale, il suo potere di trasformare, di cambiare la vita, di agire fattivamente per apportare dei cambiamenti importanti. Come impianto mentale, vedo che il coccodrillo, no, fa vagare i suoi occhi che sono autonomi, li vedono uno dall'altro. Ehm, è come una specie di chiodo di garofano, me lo presentano, alla radice dei capelli, E a che che serve? per tenere lì fissa questa convinzione. Entità mentali collettive. Nulla può cambiare veramente. Quindi c'è un'entità mentale collettiva. Um, allora, c'è come se aleggiasse ed è come se lei mm, l'avesse però più relativizzata alla sua famiglia, come se lei non la riconoscesse appartenere alla sua comunità, chiamiamola così, ok? Sardegna. Sì, Mm. ma alla sua cerchia familiare, di cui vedo proprio una sorta di gerarchia, di cui mi presenta proprio degli aspetti comuni, fissi, invariabili, che si devono ripetere, ripresentare anche per lei. Anche se, cioè, a me cioè, c'è poi invece un individuo femminile che mi fa vedere che può non essere così.
un individuo femminile all'interno della sua famiglia. Chi è? Penso proprio la nonna, quella che lei ritiene essere la generazione che ha saltato questo destino, in verità è stata la generazione rappresentata appunto da questa donna, che è riuscita ad agire una strada diversa. Quindi non è che casualmente o proprio per regola il destino ha saltato questa generazione, non è così. Questa è la dimostrazione che c'è la possibilità di scegliere e di far andare le cose diversamente. Sai che non ho capito. Allora, la tara familiare del ramo femminile, secondo Adele, riguarda lei, la madre e la bisnonna, saltando la nonna. Esatto. Sembrava essere un sì no, invece è un sì no, cioè un sì no, sì sì, sostanzialmente, partendo dalla bisnonna e arrivando a lei. Tu dici che la nonna, che chiamiamo, sarà disincarnata, penso, no? Certo. Ok. Nonna, mamma e bisnonna, nonna e mamma sono tutte e tre disincarnate, che siano entrate o non siano entrate nel portale aureo, o ritornano fuori e vengono fuori come disincarnate, tutte e tre. A raccontarci un po' questa situazione. La nonna, che è quella a cui la tara è saltata, viene con un cartello si può fare con diversi punti esclamativi. Ok. Ma c'è questa tara? Allora, la tara esiste dal momento in cui c'è la convinzione che ci sia la tara. Sì. Ma non è la tara di per sé che esiste, è la convinzione, la credenza che Questo esiste. per chiunque. Non Certo. esistono tare. No. Esiste la convinzione che ci sia una tara. Chi è che ha inventato le tare familiari? Un giorno ha detto, è una tara familiare. E vi spiego che cos'è. È questo. Mi fa ridere perché me la dà sotto forma di Madonna del secondo universo. Questa donna che deve subire tutto. Me la fa vedere quasi primitiva, tirata per i capelli da un uomo, tipo costretta a fare figli, a lavorare, a volte anche più dell'uomo. Mi dà questo prototipo qua, no? Mi proviene appunto dal secondo universo, questo sacrificio ad oltranza, senza possibilità di uscita, ma anzi quasi un moltiplicatore di sacrifici. Quindi sacrificio all'interno del rapporto di coppia, sacrificio come madre, sacrificio come lavoratrice, così. E questa è quella che è la convinzione trasmessa, inculcata. Ok. E me Cosa ha la dà sotto fatto? forma di corda, proprio come a volte viene la voglia di impiccarsi, di togliersi la vita per uscire da questo ciclo inevitabile. Che cosa ha fatto questa nonna per svincolarsi da questa credenza? Ho creduto in me, ho creduto che le cose potessero essere diverse, che non ci fossero imposizioni inevitabili. E nessuno mi ha spiegato come fare. Una forza dentro di me. Che Anche co- relativamente a un discorso di salute e di morte non precoce. Sono state proprio delle elaborazioni animiche. con che consapevolezza ha lasciato questa terra? Con che percentuale? 159. Vabbè. Va bene. Tutte e tre si serve la Vic. Ma erano già nel portale aureo però, Ok, quindi tutte e tre non ne avevano bisogno. Mm.
Allora, abbiamo detto che la tara non esiste per Adele, non esiste per nessuno. Se fosse esistita, queste tre sono nel portale aureo, quindi non c'è più nulla. Mm. Quindi anche nell'ipotesi assurda, per poter dimostrare un qualche cosa in geometria si fa un'ipotesi assurda, no? Si dimostra che è assurda, quindi è vero il contrario. Se per ipotesi assurda la tara rimanesse ad Adele, sarebbe senza gambe, sarebbe già caduta, perché se è tara sta in piedi perché c'è una fila di parenti Certo. che l'hanno subita. Va bene. Fiamma, attuale Posso solo compagno. dire una cosa? Sì? Allora, naturalmente lei è qui per se stessa e agire per se stessa, ma siccome lei è molto intrisa di famiglia, nel bene e nel male, una cosa che io le posso dire e che sento che potrebbe avere appiglio su di lei è che facendo questo, svincolandosi da questo, svincola anche la propria figlia, ok? Perché è come se, dunque, l'argomento figlia potesse darle più forza, dire questo, quindi liberi anche tua figlia da questa convinzione della tara, le dà più forza per agire. Si è capito? Cosa intendo? Chiamiamo la figlia il figlio. Mm. E infatti la figlia dice lo fai per te e lo fai per me, lo facciamo per noi, lo stiamo facendo insieme, perché io vedo proprio la figlia che partecipa attivamente a questa sessione. Perché è proprio una cosa femminile, ok? Cioè, allora, il figlio c'è e sta seguendo, però è un livello di partecipazione diversa, si sente meno chiamato in causa. Perché è maschio. Mm, mm, Entrano nel cinema. mm, Vabbè, chiamiamo anche il marito. Vediamo se mm. entra. Cioè, allora, tipo come un matto che fa delle incursioni, corre avanti e indietro nella corsia centrale e poi esce, perché è come se non riuscisse a reggere la frequenza che c'è all'interno del cinema. Va bene, nel momento che è uscito se ne resta fuori, non può più entrare. Mm. Figuriamoci se nel cinema viene un matto che fa i giri, corre, si tira la bottiglia in testa, figuriamoci. Il tempio della consapevolezza, no. Vabbè, vuole venire qualcun altro? C'è qualcun altro che vedi? Sì, Perché Adele questo non ha... uomo che lei ha Ok. iniziato a frequentare, allora è interessato mm, per se stesso, perché comunque ha delle sue cose anche vedo da risolvere e ci tiene a risolverle. Anche se al momento non vedo questa grande unione fra di loro. Cioè nel senso come se questa loro frequentazione potesse servire a loro individualmente. Mhm, cioè? È un momento di incontro in cui trarranno degli insegnamenti da applicare poi ciascuno nella propria vita, ma non li vedo poi, almeno per quello che mi è dato adesso di vedere, per come sono impostate adesso le cose, non vedo che poi loro sceglieranno di concretizzare insieme. Mm? Mm. Anche perché Adele adesso mi sta mostrando il suo cuore. Allora, questa immagine che ho già visto un paio di volte della corda che stringe e che può essere usata per impiccare, qua me la presenta un po' diversa, come se fosse una specie di cinghia della tapparella
che strizza forte il cuore. E tra l'altro vedo che questo cuore è costituito da delle spine e la sensazione che mi trasmette è che queste spine servono a respingere le emozioni, gli incontri, la profondità, ok? Ma allo stesso tempo sono spine che feriscono il cuore stesso. Questa esperienza con il marito è stata, direi, devastante. Vedo proprio come se questo cuore avesse dei momenti in cui non batte. Come sai quando hai il soffio al cuore, no? Che ci sono questi momenti di vuoto, molto prolungato questo soffio al cuore. Mhm. Mm. Sembra che lei soffra di soffio al cuore o abbia un qualche... No, però hai una sensazione del genere. Ok, insomma ci E sono tra vari pollici l'altro in il tumore alto. al seno è questo, che di fatto il seno e il cuore è fondamentalmente la stessa cosa, ok? È come se fosse una sorta di esternazione. Mm. Ed è proprio legata a queste sue profonde sofferenze. Eh, Ti dirò di più, cioè che riguardano non soltanto ehm, il sentimento d'amore di coppia che lei non ha mai avuto di fatto, no? Ma anche proprio una frustrazione d'amore alla radice, capito, da sempre. Ehm, L'aspetto d'amore molto compromesso, molto seppellito dal dolore, soffocato dal dolore, che è dolore fisico come malattia, dolore fisico come percosse, dolore proprio psicologico. Vedo anche molte minacce, ricatti, eh, come si può dire, insulti, Mhm. svilimenti, cose così. Quindi proprio l'impossibilità dell'amore di sbocciare. Quindi la causa esoterica del tumore qual è stata? Ehm, ehm, Come dirti, mh, questo amore schiacciato. Mm, Monica, la volta scorsa la madre disincarnata, prima di entrare nel portale Auro, aveva detto non fare la mia scelta, cioè quella di morire alla figlia. Io per esperienza dico, il disincarnato non sa niente, non dà consigli a nessuno perché non sa assolutamente nulla. L'ho già spiegato tante volte, sta cosa non la rispiego anche in questo video. E poi è arrivato, ci ha raccontato Adele, il tumore, un po' come se tua madre non ha avuto un tumore. No, è semplicemente morta come dobbiamo morire tutti, quindi... Adele ha interpretato questa cosa con, ecco, la mamma stava annunciando il tumore, magari se l'avessimo fatta parlare avrei avuto la possibilità, non lo so, ipoteticamente. Ecco, com'è la situazione? Che Adele ha voluto trovare una conferma di questa sua credenza profonda. Ah, Tara, Sì. ok. Qual è invece la Aveva causa bisogno, reale? cioè, ci sarebbe stato un altro appiglio comunque. L'appiglio è stato questo, Non ci fosse stato quel misunderstanding, ce ne sarebbe stato un quell'incomprensione, altro, avrebbe trovato un altro appiglio. un'altra motivazione, che comunque era la Tara. Sì, sì. A Eh, conferma che esiste questa tara. Lei aveva bisogno di avere questa conferma qua. ok. Il corpo reagisce con, non so, un neo, una malattia della pelle, uno starnuto, un tumore, per dire delle cose Certo. attraverso la parte subliminale. Quindi cosa voleva dire con il tumore al seno la parte subliminale di Adele? Intanto lei è ancora qua, è ancora in vita. Quindi questo messaggio è comunque un messaggio
che le lascia la possibilità di agire su questo piano. Questa è la prima cosa che lei deve considerare. L'altra cosa da considerare è che questo tumore al seno le parla proprio del rapporto primario d'amore, che è quello con la madre, che è quello di lei come madre, che è quello di lei come donna, perché il seno è proprio la femminilità e la maternità, ma anche l'essere donna. Quindi c'è proprio stata una castrazione di questo aspetto qui. Lei che non ha proprio vissuto l'amore né pienamente con la mamma, né come donna, ok, nella propria vita, e allo stesso tempo ha difficoltà a trasmettere l'amore alla figlia perché è così impregnata delle proprie paure. E adesso che è stato debellato? Adesso che è stato debellato, lei ha la possibilità di osservare che questo amore c'è, esiste. Ed è questa la vera forza, la vera potenza. E non c'è niente che possa veramente incatenarlo. Come lei adesso mi mostra questo cuore avvinghiato da questa cinghia. Quando lei sceglie, può allentare questa cinghia, può buttarla via e l'amore può esprimersi. E attraverso l'amore lei cambia la sua vita. Non c'è una forza maggiore dell'amore. Ma l'amore della fiamma? No, in questo caso no. L'amore di un nuovo uomo? No, L'amore dell'attuale compagno? no, L'amore di chi? minimamente. L'amore di Shiva? No, assolutamente L'amore di no, Gesù, come dicono sempre gli americani? per nulla. Infatti L'amore no. di Satana? Assolutamente no, chiaramente. L'amore mio di Lucifero? Nemmeno. L'amore del tuo cane? Di un No, animale? è che l'amore è che è anche difficile, no? Parlare dell'amore, ma è l'amore che lei può sentire sgorgare come non l'ha mai sentito. Ed è un qualcosa che lei comprenderà. E come fai a parlare dell'amore? Accipicchia. È l'amore che lei sentirà per se stessa, per la sua esistenza e per ciò che ha a che fare con la sua esistenza. È l'amore che è motore della vita. È quell'amore che le permetterà di fare cose che per lei sono incredibili e inimmaginabili adesso. Va bene, creiamo uno specchio magico. Lo specchio ha due valenze, lei si può specchiare e dentro può vedere varie linee temporali che partono da questo istante e vanno in varie direzioni. Ce ne sono infinite. Semplifichiamone in 3. Vediamole. In virtù di questo principio, l'amore per se stessi. Allora, un trivio, chiamiamolo così, no? Mi fa vedere una centrale e non è l'amore per se stessa, è quella che sarebbe più facile e infatti è posta al centro, no? Ah, in quel senso centrale. Uh-huh. Sì. E mi fa vedere lei che prosegue in questa direzione e proseguendo in questa direzione viene sempre più schiacciata, più stretta dentro questa morsa. Il suo cuore è sempre più strizzato e lei sempre più annichilita, annientata. Perché quello che comunque malgrado tutto il suo attuale marito cercherà sempre più di metterla all'angolo, di crearle difficoltà.
ok? Quindi questa è una linea. Quella di non grandi cambiamenti, anzi No, di nessun cambiamento. è di subirli, subire quello che gli altri fanno. Mhm. Poi mi mostra altre due, in cui in una è una sorta di collaborazione con i figli, come se lei si mettessero ad un tavolo, mi fa vedere simbolicamente una tavola rotonda, dove loro si danno le mani e stabiliscono una sorta di piano d'azione, chiamiamolo così, comune. Ok, scusami Adele, i figli sono maggiorenni? Sì, tutti e due, ok. Quindi volendo tecnicamente si può creare qualcosa con dei figli maggiorenni, no? Non so, una nuova attività, una nuova cosa. Sì, ma a Mm? monte vedo che si crea questo intento di unione, di forza, di determinazione, di voler uscire da questa tirannia del padre, cioè suo marito, no? Mhm. Quindi questo. Poi ancora un'altra linea in cui invece lei decide di essere, tra virgolette, individua a sé stante e di lasciare che i figli prendano le proprie decisioni, ok? Mhm. E lei si crea un suo percorso personale di vita. Questa è una linea che io al momento vedo meno probabile, perché lei è molto legata a tutta una serie di questioni, ma po- Aspetta, una serie di questioni e poi si è bloccato. sì, Puoi una ripetere? serie di questioni e di affetti proprio Ah. che lei ha verso i figli. Si è Ehm, bloccato su affetti, eh? eh, pensa, Mm. perché sai che cosa? Che è croce delizia, questa cosa degli affetti per lei purtroppo. Cioè non riesce a Purtroppo esternarli, non riesce... oh. sì, e poi comunque ehm, lei ha una credenza sugli affetti che sono molto legati alla sofferenza, al sacrificio, al blocco della propria realizzazione. Ma nel momento in cui lei fa sgorgare questa forza d'amore naturale e dirompente, va a sciogliere queste credenze, perché sono nulla rispetto alla potenza dell'amore. E sarà prima di tutto l'amore verso di sé, cioè che io vedo illumina tutto, illumina il suo passato, illumina addirittura le generazioni precedenti. Va bene, quindi una, due, tre, la due, quella in mezzo, non cambia quasi nulla. Un'altra, la tre, mi sembra, è quella dove cambia tutto, ma meno probabile. Qual è quella più probabile? Quella di una sorta di accordo forte e profondo coi figli. Ma Accordo piano d'azione, per, ovviamente, fare quello che vogliono. Stare lì, andarsene, cambiare lavoro, cambiare casa, traslocare, non far niente. Ovviamente noi non siamo qua per dare consigli a nessuno, non li abbiamo mai dati. Questo fa parte dell'azione. Esatto. Il compagno attuale è una fiamma o no? La simpatia attuale No, per me no. è un'anima gemella? 2, 3 come livello. Mhm. Causa esoterica della solitudine, dell'incapacità di rifarsi una vita dopo la separazione di fatto, ma non Mi dà sulla carta. questo 2 di cuori, dove i cuori sono rovesciati. Mi dà quindi la sua volontà di vivere la coppia, l'unione, ma come questa specie di condanna
che lei si autoinfligge anche in virtù di quelle che sono state le generazioni passate, le esperienze delle sue generazioni passate, di incontrare appunto uomini sbagliati, non rispettosi, non amorevoli. Non è il primo quest'uomo. Ma potrebbe Sì. essere l'ultimo. Sì, assolutamente. Certo, lei può veramente trasformare questa credenza che ciò che le spetta è queste briciole amare. Non è così che stanno le cose. Quanto lo crede in questo momento in eterico? Sì, vedo che sta iniziando a considerare seriamente la possibilità che le cose stiano diversamente da come ha sempre sentito dentro di sé. Vabbè, siccome io sono un giocherellone, quando mi si parla di Tara, non ridete troppo, a me viene in mente la battuta di Via col Vento, no? No, Tara è la casa, è la terra natia, mi sembra. Quindi vestiamola da Via col Vento. La nostra amica Adele, la mettiamo tutta bellina, con la sua cuffiettina, il suo vestito, la sua gonna a sbalzo, e la mettiamo davanti allo specchio. Se veramente vuole uomini de merda, deve vedersi brutta. E noi la mettiamo tutta bellina davanti allo specchio. Mm. Se io non valgo niente, sono brutta. Non valgo niente, mi prendo il primo cretino che passa. C'è la tara familiare, non valgo niente, io non valgo niente. Io non valgo niente, io non valgo niente. E allora adesso se ne va davanti allo specchio, vestita da, come si chiamava la protagonista che mi viene? Rossella? Rossella Rossella Vara? Vara. No, Rossella Vara, ok. Vestita da Rossella. Sì, e mi viene proprio come se avesse trasformato anche la sua pelle. La vedo proprio quasi perfetta, no? Di porcellana, radiosa questa pelle. Proprio quell'aspetto che irradia amore, che irradia forza, potenza, perché poi amore è questo, amore è tutto. Lei deve proprio comprendere che cos'è l'amore, cioè l'amore non è il sacrificio di sé, perché spesso noi colleghiamo l'amore a un concetto cattolico, no? Che ne so, l'amore di Gesù che si è sacrificato per è andato in croce, nulla ha a che vedere. L'amore è proprio forza, è potenza, è dirompenza, è realizzazione di sé, è energia sublime. La vedi sempre uguale davanti allo specchio? Io vedo che lei si gira, fa un giro su se stessa, come se quasi non credesse a quello che vede. Allora ha bisogno di catturare ogni particolare, ha bisogno di vedere il davanti, il laterale, il dietro. Vedo che in mano ha tipo un ombrellino. È come se lei dicesse con questo ombrello voglio ripararmi, sai, dalle cattiverie, voglio ripararmi dalle sventure. E poi è come se invece una energia che proviene dall'altra mano, che non tiene l'ombrello è tenuto nella mano sinistra, un'energia che proviene dall'altra mano, la mano destra, vedo che si diffonde nel cuore e si propaga verso la mano sinistra che lascia andare via l'ombrello. Che vola via. Sì, O che cade. sì. Non c'è bisogno di questo. Lei è una creatura divina. Lei è in grado di disfare e fare tutto all'istante.
Lei sa guarire gli altri? Lei deve guarire sé e può farlo. E Guarire sé. guarire gli altri sarà guarire le situazioni intorno a sé, che riguardano sé. Lei si scoprirà curatrice, guaritrice, sanatrice delle situazioni malate che la riguardano. Lei sarà in qualche modo d'esempio per i figli? Sì, specialmente per la figlia. Ma li salverà, li aiuterà, perché lei è guaritrice? No, perché ciascuno salva se stesso. Cioè, su questo non c'è via di scampo, C'è anche se amiamo un'entità incredibilmente mentale, una persona. c'è un'entità mentale collettiva, guarire gli altri, io ho i poteri per guarire gli altri, sono un curandero o una curandera. Perché da che faccio questo mestiere lo dicono 2 su 5. Tutti che vogliono guarire gli altri. Se io vedo il grande io ti salverò, che poi si declina in vari modi. Io ti salverò attraverso appunto cure psicologiche tipo Croce Rossina, io ti salverò attraverso i miei poteri guaritori come massaggiatore piuttosto che come pranoterapeuta. eh, ecco, però la grande famiglia è io ti salverò. Chi gliel'ha detto o chi glielo continua a dire, perché lo fa? Per non, affinché non si salvi, cioè concentrarsi sugli altri per deviare da sé. Di nuovo lo specchio. Mm. Quanto è brutta o bella adesso davanti allo specchio? Quanto tiene o non tiene a sé? In questo momento è meravigliosa. La vedo proprio con questa pelle luminosa e le gote rosate, che sa proprio di salute, di bellezza, di naturalezza. Vedo proprio questi capelli altrettanto lucenti, luminosi, sani, forti, con una posizione bella eretta, spalle indietro, petto in fuori. Ok. Ehm, Sai che cosa sto vedendo? mm, Che è come se si rimodellassero i contorni del viso, come se in un certo senso i suoi contorni del viso avessero subito la forza di gravità che è poi molto legata a questi stati d'animo di tristezza e di rassegnazione, di schiacciamento, ok? Ed è come quindi se ci fosse stato un lifting naturale. È il momento in cui il suo stato d'animo sta cambiando, la sua forza interiore sta crescendo, sta svelando. questo potrebbe avvenire anche nella realtà, un Sì, sì, cambiamento sì. fisico, Sì, sì. una maggiore Allora, bellezza. Mm. sì, vedo supportato proprio da lei che decide tipo di fare una sorta di ginnastica facciale, degli automassaggi, eccetera, ma dove c'è una risposta pronta e immediata del suo viso, della tonicità della pelle muscolare anche. Cosa vuole fare Adele? Vuole avere quell'aspetto lì. Bene, non ha molte entità eteriche da togliere, No. ha un'entità mentale molto simile o uguale a quella che aveva una volta, probabilmente io adesso la sua sessione non la ricordo, in questo momento ha vivacità passiva, questo è il vero problema. Mm. Cosa vuole fare? Se la tiene, crede nella Tara, che esiste perché le persone credono che esista. Se no, va per l'ultima volta a togliere tutto. Per l'ultima volta perché non ce ne sarà più bisogno. Guarda, mi fa vedere che vai in un campo che può essere una specie di orto
ed è come se estraesse la radice di, non so, tipo una carota bianca sembra, ok? Quindi con forza vuole raccogliere questa carota estraendone le radici da terra, perché vuole proprio sradicare questa sua credenza. È proprio intenzionata a togliere ogni più piccola radice dal terreno, a sradicare profondamente, totalmente questa sua credenza. E se ne libera subito. Io vedo che la scaglia, questa carota con tutte le sue radici, dentro il portale definitivo. Portale definitivo. È una sola. Sì, sì. Definitivo, definitivo. Sì. Ma quanto è definitivo? Questo è eternamente definitivo se lei vuole che lo sia. Siamo noi i creatori e i padroni di tutta la nostra esistenza. Va bene. Non c'è un potere più forte del suo. Lei lo sta comprendendo. Cerchiamolo, magari c'è. Cerchiamolo. Cerchiamolo tra Zeus e Odino. Non lascio perdere i rettiliani, che mi sembra proprio il caso. Sono più forti di Adele? Ma assolutamente no. Primo e secondo creatore, niente. Qualche dio? Allah? Gesù? Mm? C'è Ma qualcuno più no, forte di Adele? sono figure pallide e ridicole rispetto alla potenza che lei ha. Tutto il secondo universo è più potente di Adele. No, neanche sommandolo per intero. Tutto il mondo delle entità mentali che possono fare un sacco di cose e le fanno. Lei ne fa di più di cose? Rappresentano l'1% di quello che lei può fare. Di tutte le entità mentali di tutto il mondo? Sì, L'1% di quello che lei può fare? sì, Quindi lei vale 99 volte una quantità di cose, può fare tutto, sì. probabilmente anche l'infinito delle cose. Di nuovo davanti allo specchio, com'è cambiata, se è cambiata? Ha scelto di cambiarsi d'abito, di mettere un abito più moderno Mhm. per valorizzare la sua femminilità in questi tempi. Vedo che ha scelto anche di mantenere questa capigliatura con cui a noi si è presentata, mossa. Vedo appunto che è cambiato invece il tono del viso, quindi appare più giovane, e anche la direzione degli occhi, come se si fossero sollevati, quindi che esprimono più allegria, più vispezza, ehm, anche un po' quasi birichina, Mhm. perché ha intuito una, una strada, ha intuito una soluzione. È come se volesse dire al mondo: ah, ecco qua, l'ho trovata, ce l'ho fatta con quella soddisfazione che gli brilla negli occhi, sentendosi intelligente, astuta anche, furba, come non si è mai sentita, perché lei si è sentita sempre un po' sciocca. Sì, furba non quella che frega gli altri, No, furba perché ho trovato la strada più corta per risolvere il problema gigantesco che stavo proprio facendo questo. con i 1000 tornanti mentre ho fatto la linea dritta, no? Esattamente. E furba perché nessuno ci ha pensato prima, solo io sono la prima, sono la pioniera. Bene, Mm. colore dell'abito? Cos'è un tailleur? Adesso la vedo che ha scelto un abito che ha le fattezze estive, molto scivolato, tipo fosse di seta. Adesso io lo vedo con lo sfondo arancio e giallo, tipo sembrano delle foglie, dei fiori gialli, no?
ha scelto questo abito che le segna le forme, però poi l'ha abbinato con degli indumenti invece più invernali, no? Perché vedo che ha messo sotto gli stivali e sopra ha messo un cardigan più pesante. Le dona molto, molto femminile e attraente. Molto bene. Ad eternum qua nel cluster. Tra l'altro la vedo finalmente sorridere, non l'ho vista sorridere prima e neanche quando ci ha esposto i punti. La vedo che lo fa con le mani, ma è come se in un certo senso le arrivasse dal sorriso, perché è proprio questa gioia di vivere, questo amore che le dà la possibilità con le mani di creare l'ad eternum. Si crea come una specie di connessione tra la gioia del cuore, il cuore che poi alla fine le mani sono l'estensione del cuore, ok? Il seno è una parte stessa del cuore. Come se venissero coinvolti tutti questi elementi, cuore, seno, mani e il sorriso, che è la manifestazione di questa gioia e dell'amore. E nasce questo ad eternum che ha i colori del suo abito, arancione e giallo. Bellissimo, allegro. Avatar. Se c'è qualcosa. Non so, mi viene fuori una torta a rimpianto, non so esattamente cosa significhi. Come sai, quei compleanni in cui speri sempre che adesso compio gli anni qualcosa cambia e invece poi non cambia mai niente. Lei ha fatto pollice in alto, non so perché sulla torta a rimpianto, poi ci spiegherà. Bene, non la Per vogliamo me più torta a è molto rimpianto. strano. Basta, fine torta a rimpianto. Fine torta a rimpianto. Via, portale definitivo, ma lo fa lei e non lo faccio io. Ah, ok. Fa lei, lo fa lei. Mhm. Tra l'altro la vedo proprio bella, che ha proprio scelto la via dell'amore e della bellezza. La bellezza anche che si mh, vede all'esterno, una bellezza interna che si riflette all'esterno. Cioè le vedo anche proprio con le unghie belle. E i suoi ad eternum sono, oltre che potenti, proprio belli. Va bene. Ad Eternum l'ha messo? Qui? Sì, 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 assolutamente, certo. Con questa nuova condizione coccodrillo EDL e vivacità passiva esistono ancora? No, Entità mentale collettiva, immobilità famiglia, io l'ho chiamata così, esiste ancora? no, non più per lei, no. Gli impianti? No, no, quelli li ha proprio sradicati. C'era un nuovo progetto con un determinato nome? Cioè, aveva un Eh, nome il suo progetto nuovo? era quello che lei poi ha sradicato. Non so, che me la dà proprio come questa radice, eh, perché me la fa vedere. È questo tubero bianco Mm? che sembra una carota e che ha C'è, queste radici molto profonde. c'è ancora. No, non c'è più. Nuova vibrazione, 192 miliardi. nuova consapevolezza. 188%. PS, 54. vite, 951. cervello, 10,4.
Va bene. Lei adesso va al cinema, lascia un messaggio alla figlia, se vuole. Io sono uscita dalla tara. E poiché io sono uscita, in una certa misura libero anche te, ma la scelta spetta a te. Riesco ad amarti più profondamente. Sento proprio che si è sbloccata. Sento proprio che c'è questa possibilità del suo sentimento materno di sgorgare anche con più gioia, più fluidità. Infatti vedo che si abbracciano. Messaggio al figlio. Sei suo figlio eppure sei un uomo diverso. Ricordatelo, sei un uomo diverso. Messaggio a se stessa davanti allo specchio. Non mi sono mai amata come in questo momento. E so che posso trasformare la mia vita. E lo faccio. Immagine finale. È lei che si sorride a questo specchio, convinta, sicura, gioiosa, con veramente una nuova forza che mai ha sentito dentro prima d'ora. Una forza trainante, potentissima. Va bene, qualcosa da aggiungere? Che accadrà all'insperato. I disincarnati erano già andati, no? Nel portale aureo. Sì. Va bene, e allora abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.